E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. C'è una bella domandozza emersa dalla parte di Q&A con cui voglio aprire questo video di analisi, ovvero qualcuno si chiedeva come vedi Bitcoin al prossimo halving. Ditemi la vostra e nella chat, nei commenti che poi vi leggo e vi rispondo, io vi dirò la mia tra poco. Sfera di cristallo alla mano. In realtà poi il tema di oggi è un po' diverso, il tema di oggi è domani potrebbe essere una giornatina bella agitata, anche questo lo vediamo tra pochissimo nella nostra analisi appunto della situazione, di quello che potrebbe succedere, potrebbe muovere il mercato e cosa aspettarsi appunto, quali scenari potremmo aspettarci in queste prossime settimane, che sono, ragazzi, molto interessanti. Prima di iniziare, due cose volanti. La prima, la solita, dovete seguirmi su Telegram, amici miei, dovete seguirmi su Telegram perché è l'unico modo che avete per rimanere sul pezzo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con tutte le notizie in tempo reale, tutto ciò che muove potrebbe muovere il mercato. Ogni mattina pam! Partiamo con l'analisi della situazione, livelli chiave, scenari, così affrontiamo alla grandissima la giornata di mercato. Tutto quello che lo potrebbe muovere, bam! Vi arriva la notifica. Link in descrizione, è gratuito, seguitemi su Telegram per l'amor del cielo. Porcaccia la miseria. Secondo punto, c'è una nuova promo su eToro che scade il 28 di febbraio, quindi scade tra poco, o adesso o mai più, fino al 28 di febbraio. Come funziona? Se depositi cripto su eToro e sei a livello almeno silver, attenzione, quindi o detieni su eToro un saldo di almeno $5.000 oppure paghi l'abbonamento mensile di eToro Club per arrivare a silver, che mi pare sia tipo 5 euro al mese, quello che è, e lo devi pagare solo per il mese in cui detieni la cripto, nel caso in cui ti interessasse farlo apposta, e ottieni l'1% di cashback, di rimborso, in un'azione a tua scelta. Come funziona? Appunto, ti lascio il link in descrizione da cui puoi partecipare alla promo, devi fare opt-in alla promo anche se hai già un account eToro. Non è solo per i nuovi utenti, tra l'altro, è insomma per tutti, anche chi ha già un account eToro, e devi appunto fare opt-in nella promozione, devi compilare un form dove decidi l'azione che vuoi, fai il deposito, a fine mese ti legge il bilancio in cripto che hai sul wallet eToro e da cui poi puoi prelevare, non è un wallet a senso unico, e il mese dopo ti dà l'1% di quel controvalore nell'azione che hai scelto. Basta, tutto qua in realtà. E fate solo attenzione che c'è un deposito minimo per transazione tipo di 15 euro di controvalore per Bitcoin, una roba del genere, che se depositate pochissimo rischia di essere sotto il minimo e non vi accredita il deposito. Ecco, fate solo attenzione a quello, ma trovate, quando fate il deposito ve lo dice, ecco l'informazione. Link in descrizione se vi interessa partecipare a questa promo che scade il 28 di febbraio. Ora, torniamo subito a noi e andiamo a vedere cosa può succedere ora a Bitcoin. Bitcoin che, guardate, allora, torniamo pure al nostro grafico giornaliero, tac, eccoci. Bitcoin in questi ultimi giorni, vedete, è stato un po' fiacco, sta facendo questa sorta di lateralizzazione che per ora ha un bias rialzista, quindi se lo mantiene non è male, perché potrebbe andare ad attaccare la resistenza, fare un primo costrutto di bottom, perché ragazzi qua abbiamo una situazione completamente dominata dall'offerta, è da un po' che non si vede domanda, tant'è che, guardate, stiamo per chiudere, cioè potremmo chiudere 5 candele mensili a fila. L'ultima volta che è successo di avere 5 candele mensili a fila è stato il bottom del 2018. Scusate sti scarabocchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 addirittura a quel tempo. Bottom di fine 2018. Tra l'altro candele mensili rosse di cui tutte insignificanti tranne quella di novembre, bam, la candela di capitolazione. In questo caso invece sono delle belle candelozze, tutte insomma discretamente ampie. Sta di fatto che, ripeto, offerta dominante, domanda non ce n'è traccia e quindi
sarebbe interessante appunto veder chiudere un costruttino di bottom e capire fin dove ci possiamo spingere con un eventuale rimbalzino. Il costrutto di bottom si chiude se riusciamo a rompere, vedete, a fare uno sweep dei 72.200 e chiudere sopra i 71.003, quindi qua sopra, dopo lo sweep dei massimi. Sapete che c'è il test di liquidità da fare, ormai se mi seguite lo saprete, e se riusciamo a superare questa situazione qua, il primo target è 78.000, clusterino vedete su time frame giornaliero, a seguire 84.6 e infine 90.003. 90.003 ecco il primo livello dignitosamente importante, perché sarebbe un assorbimento dell'ultima leg down e quindi se vogliamo provare a cambiare la struttura dobbiamo arrivare lì. Se non arriviamo lì, la struttura non è minimamente toccata, perché anche se arrivassimo a 84.600 e poi tale livello ci dovesse respingere, sarebbe, vedete, un bearish retest sulla prima resistenza chiave, quindi nulla di assolutamente forte o importante, ecco, quindi questa è un po' la situazione. Mentre al contrario, se perdiamo i 66.200, quindi il nostro livello di supporto, il target è il low a 62.008, 66.200, ho detto 62, no, 66.2, se lo perdiamo il target è 62.8, perdiamo il bias rialzista sul range, torniamo in neutralità in questo range. È un range dopo un movimento così forte di ribasso chiaramente ha sempre più probabilità di seguire la forza di gravità e vabbè, chiaramente poi la conferma sarebbe sweep sotto i 60.000 e chiusura sotto i 62.008 e questo bear case implicherebbe una probabile ulteriore capitolazione con target la zona dei 50.000 e qui iniziamo a muoverci nella zona diciamo potenziale paracadute per un'ipotesi di bottom del ciclo, perché effettivamente qua come dire, c'è un po' di convergenza di varie cose, no? di proiezione di drawdown normalizzato su quelli passati, chiaramente ridotto di un coefficiente che insomma abbiamo stimato andando a calcolare quanto sono stati ridotti i drawdown degli scorsi ritracciamenti e anche l'estensione. Inoltre c'è la zona di inizio ETF, quindi è una zona di capitolazione notevole, no? Arrivare lì e mandare in perdita tutti quelli degli ETF non è indifferente. E quindi quella è un po' la zona più interessante da attenzionare anche a livello accumulativo. Magari non sarà il bottom effettivo, però per un'area di accumulazione, per mediare il prezzo di carico a ribasso e quant'altro, insomma diventa sul serio interessante. E questi sono un po' gli scenari, ok? Quindi attualmente, ricapitolando, range bias rialzista che viene perso se facciamo il lower low sotto i 66,2, confermato se rompiamo invece questa resistenza, i target li abbiamo visti e poi per propagare però bisogna dare una bella spinta, quindi far vedere che la domanda è tornata. Questi ultimi giorni vedete volumi molto bassi, come mai? Perché c'è stato un weekend lungo, per quello attenzione a domani. Perché dopo i weekend lunghi, perché è weekend lungo? Oggi, lunedì 16 febbraio, è una festività negli Stati Uniti, quindi i mercati sono chiusi. Tant'è che vedete che non c'è movimento, no? È come fosse una domenica. Quindi domani, cioè storicamente dopo i weekend lunghi, io li chiamo così, comunque le chiusure di mercato prolungate, la volatilità aumenta. Domani tra l'altro oggi non è stato annunciato l'acquisto di Sailor perché appunto sarà annunciato domani, proprio perché oggi i mercati sono chiusi, quindi sono curioso di vedere a che prezzo ha acquistato Sailor. Vediamo se è riuscito a beccare il top della settimana scorsa. Dunque, quando è che era iniziata? Il 9 febbraio, la settimana scorsa. 9 febbraio il top è stato 71.400. Vediamo se è riuscito a comprare sopra i 70.000, ragazzi, io gli stringo la mano, voglio i segnali di trading di Michael Saylor. Comunque, scherzi a parte, domani appunto annuncio di Michael Saylor che potrebbe appunto dire quanto ha comprato e vediamo come si comporta poi, come si dice, il mercato stesso. E poi appunto la riapertura dei mercati che di fatto portano appunto flussi degli ETF nuovi, cioè che in questi giorni non ci sono e dopo un periodo prolungato di stop di solito aumentano la volatilità. Quindi occhi aperti, domani andremo a fare la nostra analisi, magari l'analisi su Telegram, aspettiamo l'apertura dei mercati proprio per capire un attimino il da farsi, soprattutto se nel mentre non c'è movimento particolare.
quindi se rimaniamo in questa area del range vale la pena sicuramente posticipare l'analisi al post apertura USA, no? Così da avere un dato un po' più strutturato da attenzionare anche in termini proprio di, come dire, di scenari, ecco. E questa è la situazione. Poi, che altro abbiamo di bello? Lato altcoin, in realtà c'è un po' di spunto nell'ultimo periodo, come vedete, c'è una zona di appiattimento che se recuperata poi potrebbe generare un bottom locale, però nessun movimento particolarmente degno di nota, perché Ethereum comunque, scusate, Ethereum è sempre abbastanza debole. Cos'è che c'è? BNB forse un po' forte, eh? Ma no, neanche in realtà. E l'exchange coin si mimano un po' l'una con l'altra, bah, in realtà non c'è niente di interessante come al solito lato altcoin, fin tanto che non cambiano gli scenari di Bitcoin verso una situazione più forte. Pure Solana è sempre in letargo, sono tutti in letargo, vedete, in piena forza di gravità, ma finché Bitcoin appunto non dà un po' più di, tranne Tron, lo sapete, cioè Tron, mamma mia, Tron lo abbiamo visto che ha rotto a rialzo un range che va avanti dal 2019, è un po' che lo osserviamo, sto dannato Tron, contro Bitcoin. Contro il dollaro ha un grafico che, l'abbiamo commentato l'altra volta, è fuori da ogni logica e da ogni grazia di Dio, ma contro Bitcoin è ancora più interessante perché guardate, ha fatto un breakout qua, lo abbiamo commentato proprio qualche settimana fa, guardate che roba, breakout da un range di 6 anni. Ci sono un po' di anomalie, soprattutto qua sui 470 satoshi. Vedete che c'è un'area di liquidità molto anomala, oserei dire, che ci sono arrivati degli spike ogni tanto, quindi vediamo come reagirà. Ecco, potrebbe essere forse una delle poche altcoin interessanti in questo periodo, proprio per questa ragione. E poi invece, ecco, a proposito di altcoin barra di progetti nuovi, è interessante, c'è il nuovo progetto di Andre Cronje, non so se avete visto come funziona, che c'è la vendita del token che è iniziata oggi, quella pubblica mi pare, e dov'è che è che l'avevo commentata? Ecco, guardate. E praticamente il modello base, la sale è in live su Impossible Finance e CoinList. Il cap è $1 miliardo in depositi, ma non è un raise classico da venture capital. Come funziona? I depositi vanno tutti in yield low risk tipo Aave, con strategie delta neutral tipo quelle di Ethena, quindi 4-8% di rendimento, e si può richiedere come si dice, il rimborso del 100% dell'investimento in qualsiasi momento, e Andre si prende lo yield come costo opportunità. Quindi come funziona? Tu depositi nello smart contract che dove caspita è? Aspettate, che non mi ricordo dove sta. Flying Tulip, questa qua. Eccola, e appunto si impegna a fondi, si può scegliere insomma cosa depositare, si riceve gli FT, che è il token di Flying Tulip, non ancora trasferibile, è tipo un ICO per capirci, e l'opzione put, di fatto, che tu praticamente appunto puoi richiedere il rimborso del tuo capitale. Il capitale che tu dai viene messo a rendita tipo su Aave, Andre Cronje nel mentre si tiene la rendita come costo opportunità, e tu se vuoi puoi richiedere come si dice, il tuo capitale indietro. C'è un floor a 10 centesimi, se FT sale sopra i 10 centesimi ritiri e vendi con profitto, se scende sotto il collaterale si sblocca e fa buyback on chain automatico per portarlo a 10 centesimi, e appunto c'è questa put option built in che così dà un floor price. Ed è interessante, non so se vi interessa magari un piccolo approfondimento a riguardo, eccetera eccetera, ma insomma Andre ha una storia molto controversa, no? Sapete in passato che c'era, poi è sparito, poi è ritornato. Ripeto, è un personaggio controverso, è sempre stato un innovatore, ma ripeto controverso, quindi io ve ne parlo perché di nuovo c'è poco in questo periodo da un punto di vista proprio di nuovi progetti, no? Nessuno ha più voglia di buttarsi in cose nuove.
questo potrebbe essere uno da, quantomeno da attenzionare, anche se uno non ci vuole investire, vale la pena seguirlo, potrebbe essere interessante, non so cosa ne pensate a riguardo. Ripeto, se vi interessa ditemelo che la prossima volta magari facciamo un approfondimentino. E poi che altro abbiamo di bello? Vabbè, ecco, Sailor, ve l'ho detto, che ha fatto il tease del nuovo acquisto, che lo dirà domani. Vabbè, l'Olanda l'abbiamo già commentata, si commenta abbastanza da solo. E poi tutti che ce l'hanno con Bitcoin, ne abbiamo parlato nella parte di Q&A, non voglio più parlarne perché veramente mi fa salire l'odio, sto discorso qui della propaganda contro Bitcoin che si sta facendo. Tokenizzare l'oro, Wintermute ha lanciato un'altra versione di oro tokenizzato, tanta roba, è un mercato assolutamente crescente, così come i real world assets, lo stiamo vedendo che la possibilità di tradare comunque la TradFi anche sui DEX, è tantissima roba, ci abbiamo fatto video dedicati. Ah, ecco, a proposito, visto che qualcuno di voi me lo chiedeva, se vi interessa andare a guardare tutti i video su i DEX barra il no KYC, ho una playlist dedicata, ragazzi, guardate. DEX, guida agli exchange decentralizzati, no KYC, eccetera, eccetera, e li sto mettendo dentro tutti. Abbiamo messo l'ultimo che è quello su EdgeX, poi c'è dentro questo che è un po' un'introduzione, se vogliamo. Abbiamo parlato di BISC, di, come si chiama, RoboSats, di Pitch, e poi vari DEX tipo appunto Hyperliquid e Aster, e qua ci sono anche i tutorial di Hyperliquid e Aster. Adesso volevo fare il tutorial di Uniswap, che in tanti me lo state chiedendo, e insomma andiamo avanti arricchendo anche questa playlist dove facciamo le guide, oltre che le abbiamo già fatte per gli exchange, le stiamo facendo per i broker, le facciamo anche per i DEX, mi sembra giusto, no? Per completare un po' la panoramica di tutto quello che il mondo cripto offre. Io ragazzi con questo avrei terminato, vi scipinizzo per benone. Sono legali? Assolutamente sì ragazzi, i DEX sono legali al 100%. No KYC non vuol dire illegale, assolutamente. Ecco, gli exchange centralizzati no KYC sono borderline, perché in teoria loro sarebbero obbligati a chiedere i documenti, e prima o poi c'è il rischio che le autorità gli vadano a rompere le palle, loro ti bloccano il conto finché non gli mandi i documenti, quindi quello è un po' borderline. I DEX sono protocolli e in quanto tali non raccolgono dati. Non sono sotto il perimetro appunto della normativa. Cipinozzi nel mentre ragazzi, cipinizziamoci. Grazie per chi si è abbonato a Moonboy, fantastico Massimo, ti ringrazio di cuore per il tuo sostegno, e ora vi cipinizzo come non mai. Ecco qua, li giro anche su Twitch, bello che c'è ancora qualcuno anche su Twitch, non mollate ragazzi, non mollate. Bravi tutti, anche se ormai siamo quasi tutti su YouTube. YouTube ragazzi è un po' meglio, diciamo la verità. Bene. Amici, io vi auguro una buona serata e ricordatevi, ecco, se vi interessa la promo di eToro, 1% di stockback sui depositi cripto. Quindi depositare cripto entro il 28 febbraio 2026, quindi entro fine mese, dovete essere almeno a livello silver, attenzione, e a fine mese. E poi il mese dopo vi accreditano l'1% in un'azione che scegliete voi, trovate il link in descrizione per aderire alla promo e scegliere l'azione. Ragazzi, vi auguro di cuore di nuovo una buona serata, noi ci rivediamo mercoledì come sempre. Ciao a tutti e alla prossima!